Ciao a tutti e benvenuti su Italian House. Se hai cliccato su questo video, probabilmente ti interessano le espressioni idiomatiche, cioè espressioni che non traduciamo letteralmente, ma che hanno un altro significato e sono espressioni che si usano ogni giorno, soprattutto nel linguaggio colloquiale. Se state studiando italiano, se viaggiate in Italia, se parlate con una persona italiana, sicuramente li sentirete, prima o poi. Cominciamo con uno dei più semplici e soprattutto più frequenti. In bocca al lupo. In bocca al lupo si usa quando vogliamo augurare a qualcuno buona fortuna per un buon risultato ad un esame, un compito, magari un colloquio di lavoro o qualche evento, qualsiasi tipo di prova. In bocca al lupo. Domani ho la verifica di scienze. In bocca al lupo. Buono come il pane o essere un pezzo di pane. Quando una persona è molto generosa, è buona, ha un buon cuore, è di buon animo, una persona che non farebbe male a nessuno. Giacomo è un ragazzo buono come il pane, aiuta sempre i genitori con le faccende di casa. C'è però anche un significato un po' più informale e si usa soprattutto nel linguaggio appunto più giovane. Si può dire anche che un evento o qualcosa è buono come il pane, quindi è fantastico. Adesso ho cambiato lavoro e ho un salario migliore. Ah, buono come il pane. Quando prestiamo un oggetto a qualcuno e vogliamo che torni indietro, che ci venga restituito. Si dice si chiama Pietro perché fa rima con torna indietro. Se vuoi ti presto questa penna, però si chiama Pietro. Avere la luna storta. Quando abbiamo la luna storta vuol dire che la giornata non va bene, va tutto per il verso sbagliato. Non siamo di buon umore, c'è qualcosa che ci dà fastidio. Questa mattina mi sono svegliata con la luna storta, non me ne va bene una. Essere in alto mare. Essere in alto mare si usa quando parliamo di un progetto, un lavoro, un'azione che dobbiamo compiere e qualcosa che ci impiegherà del tempo, probabilmente. Se sono in alto mare vuol dire che sto ancora agli inizi e ho un sacco di lavoro da fare. Sono indietro e devo fare ancora un sacco di cose. Ho un importante esame da dare e sono ancora in alto mare. Ho un sacco di studio che mi aspetta. Fare i salti mortali. I salti mortali sono delle acrobazie e infatti quando facciamo i salti mortali indichiamo che facciamo di tutto, facciamo anche l'impossibile, ce la mettiamo tutta per svolgere un'azione. Ci impegniamo veramente un sacco, diamo il massimo. Ieri Marta ha fatto i salti mortali per arrivare in tempo alla riunione. Sbandierare ai 420. Dire qualcosa di privato, di personale o in generale raccontare qualcosa a chiunque, dirlo in modo aperto senza prestare attenzione a chi. Molti sbandierano ai 420 la loro vita privata senza pensare alle conseguenze. Cadere a fagiolo. Quando qualcosa cade a fagiolo vuol dire che succede in modo inaspettato, di solito, ed è nel momento ideale. Ci torna sempre utile. È qualcosa che ci serve o comunque fa molto comodo. La tua domanda cade a fagiolo. Era l'argomento di cui volevo proprio parlare. Essere al verde. Essere al verde lo sentirete un sacco in Italia, perché vuol dire non avere soldi, avere veramente pochissimi soldi. Quando ero giovane ero sempre al verde. Solo negli ultimi anni ho imparato a risparmiare. Non c'è due, senza tre. Quando qualcosa succede già 2 volte, c'è una possibilità che possa avvenire anche una terza volta. La squadra ha già segnato 2 gol e, come dice il detto, non c'è due senza tre. Avere il braccino corto, essere poco generoso, essere abbastanza avaro, essere tirchio, quindi non voler spendere soldi. Lui ha il braccino corto e non porta mai la moglie al ristorante. Sudare 7 camicie, faticare tantissimo, faticare molto per ottenere qualcosa, fare degli sforzi assurdi.
metterci veramente un sacco di impegno e faticare tanto. Dalila ha sudato 7 camicie per ottenere la laurea, ma alla fine ce l'ha fatta. Vuotare il sacco vuol dire qualcosa, dire tutta la verità, dire quello che si sta nascondendo magari. Vuota il sacco. Cosa è successo durante la lite? Alzare il gomito. Alzare il gomito è un modo per dire bere troppo alcol. Se alzi il gomito, bevi una quantità eccessiva. Attento a non alzare il gomito, devi guidare. E infine oggi concludiamo con fare un buco nell'acqua. Fare un buco nell'acqua vuol dire fallire, fare un tentativo e non riuscire, non avere successo, fare un tentativo inutile. Ieri ho avuto un altro colloquio di lavoro, ma temo sia l'ennesimo buco nell'acqua. E questi erano gli idiomi, spero vi possano tornare utili, troverete questo e molti altri contenuti sui nostri social, quindi seguiteci, troverete tutto giù, abbiamo anche un corso e un libro. Se vi interessa, trovate tutto giù in descrizione. Grazie per aver visto il video, ci vediamo alla prossima. Ciao!